Buongiorno e benvenute sul mio nuovo canale YouTube. Nuovo perché oggi in assoluto è la prima volta che registro un video e lo pubblico su YouTube. Quindi ciao a tutte. Allora, io mi chiamo Sara, alcune di voi mi conoscono perché mi seguono sulla pagina Facebook e Instagram Mammina Flo e molte di voi riconosceranno lei, Rubina, la stella marina, perché il video tutorial di questa stella è presente sui miei canali Facebook e Instagram. Questa stella è stata realizzata con un filato metallico. Ha avuto molto successo fra di voi, ma alcune mi hanno chiesto: se non volessi usare il filo metallico, posso realizzare questa stella con un filo più morbido? Ebbene, oggi la risposta è sì. Quindi oggi realizzeremo la stella marina Rubina con un filato morbido. Allora, per chi non la conosce questa stella, la particolarità è che non sono cuciti sopra la stella i cristalli, ma li inseriremo subito nel filato e con l'uncinetto li ingloberemo durante la lavorazione della stella. Quindi ora vi dico i materiali che occorrono per realizzare questa meraviglia. Andiamo al tutorial. Eccoli qui, questi sono i materiali che useremo per realizzare la stella, quindi forbicine, colla attack a pennellino per indurire il filo, per poter inserire delle perline da 4 mm, un uncinetto da 1,5, la colla Asulit per fermare i punti dopo e il filato. In questo caso io ne userò due, il brillo e il Fil Club. Eccoli qua, potete fare anche uno screenshot di questi materiali, così ce li avete sempre a portata di mano. Comunque dopo ve li scrivo anche in descrizione. Allora, una volta che avrete indurito l'inizio del filo, qualche centimetro, insomma, con la colla, quella Asulit a pennellino, saranno abbastanza rigidi per poter inserire le perline. Allora, io ho inserito 70 cristallini da 4 mm, perché ne servono 14 per ogni punta di stellina. Allora, se ne volete mettere 3-4 in più, metteteli. Metti il caso che vi sbagliate col numero non dovete tornare indietro per terminarla. Poi dopo, tanto, quando avrete finito, toglierete i cristallini avanzati dal filo. Quindi la base sono 70. Ok? Allora, che facciamo? Lasciamo un bel pezzetto di filo, almeno 15 centimetri, nel caso voi vogliate poi al centro inserire una perla o delle perline, quindi lasciate un bel pezzettino di filo, tanto poi con le punte rigide le useremo tipo ago per cucire quelle centrali. Quindi iniziamo l'anello magico, quindi prendiamo il filo lungo, sarà di qua, quello attaccato alla bobina con le perline inserite, da quest'altra parte abbiamo quello aperto. Quindi facciamo un giro di filo sul dito e incrociamo così, teniamolo, prendiamo l'uncinetto, quello che abbiamo detto da 1,5, ci inseriamo sotto qui, agganciamo il filo, usciamo e chiudiamo per fissare. Togliamo il dito. Adesso in questo anello noi lavoreremo 11 maglie basse. Quindi una, cerchiamo di stare sempre, cioè lasciare diciamo la catenella questa della maglia sempre morbida, così la ritroviamo facilmente e il lavoro verrà più pulito. 2, 3, 4, 5, vedete come le lascio belle che si vedono? 6, 7, 8, 9. A 9 vi fermate un attimo,
prendete il filo, quello che è aperto, non quello che sta attaccato alla bobina, e lo tirate per stringere. Tenete bene con il pollice e l'indice la lavorazione delle maglie basse, così non si accartocciano. Quando avrete fatto e tirato, lavoriamo le ultime 2 maglie basse nel cerchetto, quindi la 10, la 11, e poi ci inseriamo nella prima e usciamo di tutti e 2 i cappietti facendo la maglia bassissima. Allora sistemiamo. A questo punto che dobbiamo vedere se abbiamo fatto bene? Che senza contare la maglia dove sta, diciamo dove siamo ferme, dovremmo avere 10 maglie basse, quindi 10 buchi da dove potremmo inserirci. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Ne devono essere 10, escluso questo da dove esce l'uncinetto, cioè questo buco qui, questa maglia qui da dove esce il filo dell'uncinetto, questa non va contata, ok? È importante perché dopo alla fine, se no vi trovate senza un buco da dove inserirvi e vi arrabbiate e dovete sfasciare tutto. Allora, adesso iniziamo la prima zampetta. Eccoci qui, iniziamo la prima punta della stella. Allora, tiriamo su una perlina, ne dobbiamo inserire 4. Tiriamo su una perlina, allunghiamo il cappietto in maniera che superi la perlina, quindi sia abbastanza morbido, vedete? E una. Prendiamo la seconda. Allora, voi potete usare anche solo il filato luce, oppure il sorrento, oppure il blissino. Insomma, ce ne sono diversi della ditta questa qui che uso io, se no vi posso indicare anche qualche altro filato. Comunque per i filati che avete qualsiasi va bene. L'unica cosa è che dovete fare delle prove per capire come allentare i cappietti, quanto tirare. Insomma, dovete fare le prove e chiudiamo, giusto. Mi perdo in chiacchiere e mi perdo proprio. Poi allunghiamo un po', inseriamo la terza e chiudiamo. Vedete che io tengo con il pollice le perline sempre appiattite, in maniera che avranno tutte lo stesso verso, perché se no vanno girando dappertutto. Allunghiamo, chiudiamo la quarta e ci siamo, perché iniziamo con 4. Se la volete più piccola, potete iniziare con 3 e poi proseguite. Ok, quindi avrete 2 o 3 perline in meno, quindi 3, 4, 4, 8, ce ne avrete 11 per punta. In questo caso ne abbiamo 14. Allora, a questo punto facciamo una catenella, voltiamo e ci inseriamo sulla parte alta, questa qui, la parte alta di questa V. Quindi ci inseriamo, vedete, solo sulla parte sopra. Prendiamo il filo, usciamo e lo tiriamo un pochino, con il dito teniamo. Dopodiché ci inseriamo nella seconda, sempre solo sulla parte alta, prendiamo il filo, usciamo, tiriamo su e teniamo. Terza perlina, ci inseriamo, usciamo fuori e teniamo. Quarta perlina, usciamo fuori e teniamo. Adesso ci andiamo ad inserire subito nella maglia bassa, subito dopo quella che stiamo lavorando, quella dove c'è inserita già la perlina. Quindi ci inseriamo, prendiamo il filo, usciamo e stessa cosa, tiriamo un pochino ed ecco qui. Adesso avremo le 4 perline iniziali e avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cappietti sull'uncinetto. Adesso facciamo il classico punto tunisino, non so se lo conoscete, potete andare a cercarlo. Comunque procediamo così. Adesso inseriremo 5 perline per tornare indietro, quindi avviciniamo la prima, accavalliamo il filo, sempre lente, morbide, e usciamo di 2 cappi dall'uncinetto. Non rimaniamo così strette, allentiamo, teniamo, prendiamo l'altra perlina, la accostiamo, passiamo il filo sull'uncinetto, con il pollice e l'indice teniamo ben acciaccato,
ben pressato, in maniera che la perlina si posizioni qui a fianco, morbida, e chiudiamo di altri 2 punti sull'uncinetto. Tiriamo un po' su, altra perlina e proseguiamo in questo modo. Teniamo e chiudiamo 2 punti. Vedete questi punti lunghi che si sono creati, questi verticali? Questi qui? Teneteli a mente perché dopo lavoreremo infilandoci qui. Quindi proseguiamo con il quarto cristallino, chiudiamo di 2, quinto cristallino, chiudiamo di 2. Ok, eccole qui, ne abbiamo 4 iniziali, 5 sul centro. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e i punti che vi ho detto di tenere a mente, questi verticali qui, vedete? 1, 2, questi verticali che sembra che uniscano le perline, ci dobbiamo inserire qui. Quindi iniziamo con questo primo, quindi passiamo sotto, prendiamo il filo, facciamo attenzione che il filo non si incastri dietro la perlina ma venga avanti. Quindi prendiamo il filo, usciamo come per fare una maglia bassa, teniamo sempre pressato e allunghiamo i cappietti andando non in verticale, andiamo a rallentarli fino giù appoggiandoci al dito, teniamo, non è difficile, sembra come lo sto dicendo, ma vedrete che lavorando capirete. Quindi poi avviciniamo il cristallino, carichiamo il filo, sempre pressando, e chiudiamo il primo. Una catenella. Ok? Adesso andiamo sotto i prossimi 2 fili. Eccoli qui. Prendiamo e tiriamo nuovamente su. Teniamo premuto e tiriamo su. Quindi tiriamo sul cristallino, mettiamo il filo, teniamo sempre e chiudiamo anche qui sempre molto morbide, cioè il filo deve passare con facilità senza essere troppo non ci deve essere forza, insomma. Quindi facciamo una catenella, andiamo a prenderci l'altro filo, di nuovo usciamo, tiriamo su la perlina e chiudiamo una catenella, altro filo, ci inseriamo sotto, filo, acciacchiamo, tiriamo su, prendiamo la prossima perlina e la chiudiamo. Catenella. Allora, i punti questi verticali sono finiti, ma noi abbiamo ancora una perlina, quindi ci inseriamo nella V che sta sopra la perlina. Allora, qui sarà un po' complicato, ma vedrete che ci riuscirete. Andate un po' sull'angolino, eccolo qui, vedete? Sono riuscita. Uscite con il filo, prossima perlina e chiudete. Allora, a questo punto la prima zampetta è finita. Adesso che facciamo? Ci inseriamo nella maglia bassa successiva, ci inseriamo, usciamo, tiriamo su il cristallino, lo chiudiamo come abbiamo fatto finora, tirando e chiudiamo, e questo è il primo cristallino dei 4 che ci serviranno per iniziare la prossima zampetta. Quindi adesso allento vi faccio vedere. Ecco la zampetta, teoricamente è così. Poi vabbè, dopo noi la sistemiamo. Perché vi dico? Perché così rimane bella piatta, vedete? Se noi lavoriamo troppo stretto, questa tenderà a fare questa cosa e magari vi piace pure, però tira, vuol dire che il filo tira e poi magari la zampetta fa di questo, e invece noi la vogliamo bella piatta. Quindi iniziamo la seconda. Quindi un cristallino l'abbiamo già inserito, adesso ne dobbiamo mettere a sto punto solo 3 perché uno l'abbiamo messo, e quindi procediamo. Avviciniamo il cristallino, tiriamo sul filo come prima, teniamo, e 1, cioè 2,
avviciniamo l'altro, tiriamo un po', terzo, avviciniamo il quarto, tiriamo su, quinto, quindi una catenella e di nuovo ci inseriamo sulla maglia esterna di questo, quindi 1, tiriamo su e teniamo, 2, tiriamo su e teniamo, 3, tiriamo su e teniamo e 4, tiriamo su e teniamo. Ora andiamo sulla maglia bassa vicino, prendiamo il filo e usciamo e di nuovo abbiamo 6 cappietti sull'uncinetto. Allentiamo. Questo qui è quello che dopo ci farà discutere un pochino per andarci a inserire, quindi facciamolo morbido, quindi allentiamo tirando un po' su, mettiamo il cristallino e chiudiamo la prima. Allentiamo, andiamo con la seconda e 2, usciamo di 2, la terza, usciamo di 2, la quarta, usciamo di 2 e la quinta e usciamo di 2. Eccoli qui. Quindi adesso 3 catenelle, 1, 2 e 3, vi faccio vedere solo la fine di questa punta e poi andiamo avanti, andate avanti da sole. Quindi iniziamo, ci inseriamo sotto e tiriamo fuori, perlina, accavalliamo il filo sempre tenendo e chiudiamo, catenella, sotto al andiamolo dietro, sotto al secondo, prendiamo il filo, usciamo, acciacchiamo, perlina, accavalliamo il filo, teniamola bella piatta e chiudiamo, catenella, passiamo sotto, prendiamo, tiriamo, perlina, accavalliamo, acciacchiamo bene e chiudiamo, catenella, di nuovo sotto, tiriamo su, perlina, accavalliamo il filo e chiudiamo, catenella, ed eccoci che siamo giunti a quella un po' fastidiosa, ma ce la possiamo fare. Ecco qui, l'abbiamo fatta più lenta stavolta, visto? Tiriamo su, chiudiamo, eccoci qua, e adesso ci inseriamo nella maglia bassa successiva, tiriamo fuori, mettiamo la perlina ed ecco che abbiamo inserito la prima delle 4 per la prossima punta. Allora, queste sono le punte, vedete, 1 e 2. Proseguiamo e ci vediamo all'ultima. Allora, sono arrivata a conclusione della quinta zampetta o punta, come vogliamo. Sono rimasti gli ultimi punti, quindi faccio la catenella, vado ad inserirmi dietro, come solito, dietro l'ultima perlina, quella un po' antipatica, eccola qua, prendo il filo, esco, tiro un po' su, qui certo verso la fine siamo un po' strettine, ma insomma con un po' di pazienza si riesce, tiro su l'ultima perlina, l'accosto dietro, eccola, e la chiudo. A questo punto che succede? Dato che qui noi avremmo, come abbiamo fatto nelle altre, avremmo puntato l'uncinetto su questa ultima maglia bassa per inserire la prima della zampetta che veniva dopo. In questo caso, dato che già sono 4, perché la prima l'abbiamo iniziata, no, con 4 perline, a questo punto noi abbiamo finito. Quindi facciamo una catenella, tagliamo un pochino il filo un po' più a lungo, dopodiché sfiliamo l'uncinetto, tiriamo e stringiamo la punta qui, stringiamo,
ecco, abbiamo chiuso la punta. Che facciamo? La mettiamo sul dritto, infiliamo l'uncinetto nell'ultima maglia bassa che era rimasta nella base, prendiamo il filo, lo portiamo in avanti, tiriamo accostando, giriamo la stella di nuovo, ci inseriamo in un altro punto, sempre vicino, e tiriamo fuori il filo da dietro, in maniera che da davanti non vedremo più nulla. Poi allunghiamo un pochino, sistemiamo le zampette, chiudiamo un po' le perline, tiriamo, chiudiamo un pochino e tiriamo, chiudiamo un pochino e tiriamo, facciamo per tutte, e la stella eccola qui. Eccola qui. Allora, adesso, dietro metteremo un puntino di colla qui. Io aspetto un attimo perché vi faccio vedere come mettere al centro per chiudere, se no le potete anche lasciare così o mettere solo una perla centrale, stesso colore, colore diverso. Scegliete voi, mi rimango pure senza fiato. Allora, dopo metteremo un punto di colla qui, quindi per il momento lasciamola così. Allora, io in questo caso vi farò vedere come inserire delle perline intorno per chiudere e poi userò una da 6 mm, sempre tono su tono, quindi lo stesso colore da inserire al centro. Allora, volevo dire, dato che per Rubina abbiamo usato il filo metallico, non cambia filo metallico o filo morbido, noi alla fine del lavoro ci ritroveremo sempre così, con un pezzo di filo che sia metallico o morbido che rimane qui. Quindi che cosa facciamo adesso? Ci inseriamo, vedete che in trasparenza ci sono questi forellini, quindi ci inseriamo in uno di questi qui e portiamo dietro anche questo filo, anche se ci lavoreremo, ma lo porteremo dietro. Allora, che cosa facciamo? Prendiamo il filo che ci dobbiamo lavorare e ci inseriamo nel foro proprio centrale, questo grande della stella. Usciamo con il filo, prendiamo una perlina, la inseriamo nel filo, la mandiamo giù, ci puntiamo qui e usciamo nuovamente con il filo nella parte esterna, cioè su quei buchini che trovate. Uscendo, eccola qui, la perlina si posizionerà qui. Ora rientriamo nuovamente, dopo, adesso sembra che si muova, ma dopo quando mettiamo quella da 6 al centro si fermerà tutto. Riusciamo di nuovo al centro della stella, tiriamo un pochino per fissare quella, inseriamo nel filo un'altra perlina. Dico di nuovo, se fosse un filo metallico lo usiamo nello stesso modo, infiliamo la perlina e usiamo lo stesso filo per uscire dall'altra parte e cucire le perline centrali. E 2. Entriamo nuovamente al centro della stella, cioè dal centro all'esterno. Prendiamo un'altra perlina, stessa cosa, la posizioniamo e usciamo, vedete? Questo esce dal centro, io ho questo buco qui e la vado a infilare qui. E questa. Quindi continuate dal centro, uscite dal centro e vi inserite esternamente con la perlina messa. Uscite dal centro, mettete la perlina e vi inserite all'esterno. Poi riuscite dal centro e girate tutto intorno. Allora, ecco qui, io ne ho inserite 6, vedete? Adesso rientro con il filo nel foro centrale. Eccolo qui. Prendo la perlina da 6,
e rientro nel foro centrale, tiro, sistemo una perlina al centro, ecco qui, e si è sistemata. Adesso vado dietro, faccio dei nodi con il filo, quello che avevo tralasciato, ma poi avrete l'altro, questi pezzi che vi sono rimasti, oppure lo incastrate con l'uncinetto fra le maglie, cioè voi avendone uno prendevate un uncinetto magari un po' più piccolo e tirandolo fuori lo incastravate fra le maglie con qualche nodino e poi mettete la colla. Allora siamo giunti al taglio di tutti i fili, non tagliamo proprio addosso, cerchiamo di rimanere leggermente, ma leggermente in fuori. Ok, anche questi altri due, acciacchiamo bene la stella. Ora prendiamo la colla e iniziamo a metterla dove abbiamo tagliato i fili e dove abbiamo i nodini. Allora, con il filato questo diciamo morbido, il mio consiglio è, io l'ho fatto anche nelle altre, allora rimane decisamente ferma la stella, però a secondo di come la usiamo potrebbe, che ne so, piegarsi o incastrarsi da qualche parte. Quindi che faccio io? Che cosa ho fatto nelle altre? Ho usato un po' di colla, vedete? Metto un po' di colla nei bordi esterni, sui bordi esterni, tanto questa Asulit dopodiché si asciugherà, voi non la vedrete più, non vi accorgerete nemmeno che c'è. Quindi ne mettete un pochino nei bordi esterni della stella, girate tutto il contorno, un pochino al centro così. E cerchiamo di, ci sporcheremo un po', ma comunque faremo questa cosa qui. Ecco qua. Adesso va lasciata asciugare, giustamente. Allora vi faccio vedere, innanzitutto facendone più di una potete realizzare un collier così. Io ho fatto qui, diciamo da una delle punte sono partita e ho fatto una catenella, cordino, poi ho ricoperto un cerchietto e l'ho usata per moschettone. Poi ho unito le stelline con degli anellini, vedete? Sulle punte. Le ho uniti così, per averne 3. Ma volendo si possono anche cucire, se volete le potete anche cucire. Poi se no l'ho usata singola, eccola qui. Io qui non ho messo nulla al centro, qui ho usato dei cristalli Swarovski che devo dire fanno una luce pazzesca. E ho fatto un tipo di cordino un po' più spesso per dargli un po' di importanza, e questa è una collana diciamo un po' più giù del collo. Questa è un'altra, stesso metodo, sempre Swarovski, e quest'altra l'ho fatta facendo una collanina con alcune delle perline che ho usato per la stellina, vedete? Allora in questa per esempio io ho iniziato con solo 3 perline, 1, 2, 3, quindi cioè l'idea è, per esempio, vi spiego meglio, rubina sono 5 o 6 iniziali sulla punta, questa che abbiamo fatto adesso ne abbiamo usati 4, addirittura questa io ne ho usati 3, 4 centrali e 4 alla fine, quindi e rimane un po' più piccolina, vedete? Viene più piccolina, quindi dovete giocarci voi. L'idea e la lavorazione scusate è quella, voi giocate poi facendo le prove se iniziare con 4, con 3. Perché non vi propongo di iniziare con 5, 6 su una stella piccola? Perché più vi allungate
e più il filo, essendo morbido, questa tenderà a piegarsi. Vedete come rimane bella stabile? Guardate, la colla non si vede assolutamente, anzi rimane pure liscia a contatto con la pelle dietro, però la colla sparisce, non avrete bordi di colla, punti che si vedono, non avrete niente. Avrete una stella liscia dietro che non darà fastidio e sarà abbastanza rigida da rimanere ben salda. Questa è bella anche su una fascia usata come bracciale, oppure potete mettere delle monachelle e sarà usata come orecchini, come ciondolo o come collier, se ne unite più di una. Allora, io spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video tutorial. È il primo, spero di aver fatto bene, ne farò diversi altri, quindi se mi mettete un like sotto e mi seguite, insomma, la mia pagina crescerà un po' e più persone potranno realizzare queste stelle marine. E io vi ringrazio tantissimo di aver visto fino ad ora il video e mi piacerebbe tanto che magari sulla mia pagina Facebook o Instagram pubblicherete e mi taggerete su questa lavorazione, così potrò vedere il vostro risultato, i colori che userete, come la farete, perché potrebbero essere di ispirazione sicuramente anche per me per le mie prossime stelle. Vi ringrazio ancora tanto e a presto. Ciao!